Ciao a tutti! Oggi prepariamo un delizioso nido di vespe. È un dolce semplice fatto di un pan brioche sofficissimo farcito con burro morbido, zucchero, noci tostate e macinate e ammorbidito con un delizioso sciroppo alla vaniglia. Gli ingredienti che ci occorreranno e le dosi le troverete indicate nella descrizione sotto il video. Come prima cosa dobbiamo preparare il lievitino. In una ciotola metto il lievito di birra fresco e lo schiaccio un po'. Aggiungo 2 cucchiaini di zucchero e un po' di acqua tiepida. Mescolo bene per far sciogliere lo zucchero ed il lievito. Verso tutta l'acqua e lo lascio da parte per circa un quarto d'ora finché il lievito diventerà attivo. In un'altra ciotola metto un uovo intero e di tuorli e li sbatto un po' con la frusta. Aggiungo lo zucchero, la vanillina, il sale e come ultima cosa aggiungo il latte e sbatto bene per far sciogliere lo zucchero. In una ciotola capiente setaccio la farina. Creo un incavo al centro e verso il composto di uova, latte e zucchero. Aggiungo il lievito attivo e comincio a mescolare con un cucchiaio di legno per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Gli ingredienti che utilizzo sono a temperatura ambiente. Si deve rispettare questa regola perché solo così l'impasto farà una buona lievitazione. Con una spatola pulisco bene i bordi della ciotola. L'impasto è ancora molto morbido, ma non si deve più aggiungere la farina. Continuo a lavorare l'impasto a mano. Quando gli ingredienti si sono amalgamati aggiungo l'olio. L'impasto è morbido ed appiccicoso. Lo lavoro per circa un quarto d'ora finché diventerà morbido ed elastico. Ho ottenuto un impasto liscio ed omogeneo. Lo metto nella ciotola e lo copro con la pellicola. Lo lascio lievitare in un luogo caldo per circa un'ora e mezza.
Nel frattempo preparo la farcitura. Prendo le noci tostate in precedenza, li frantumo in un tritatutto riducendoli in una farina granulosa. Trito le noci un po' alla volta per ottenere una consistenza uniforme. Aggiungo lo zucchero grezzo di canna e mescolo bene. Prendo una teglia di 26 cm di diametro circa e spalmo sulla superficie burro morbido. Riprendo l'impasto lievitato e lo trasferisco sulla spianatoia leggermente infarinata. Divido l'impasto in due. Un pezzo lo lavoro un po' e lo lascio da parte coperto con la pellicola. E l'altro pezzo lo stendo con il mattarello per ottenere un rettangolo di 28 x 45 cm e lo spessore di circa 3-4 mm. Distribuisco del burro morbido sulla superficie dell'impasto e lo stendo in uno strato uniforme.
Spargo metà della quantità totale di noci tritate con lo zucchero su tutta la superficie, premendo un po' con la paletta. E adesso arrotolo stringendo bene l'impasto. Cerco di stringere bene per non lasciare aria all'interno. Stringo e cerco di raddrizzare bene i bordi. Aggiungo un po' di farina sulla spianatoia e appoggio il rotolo con la chiusura sotto. Divido il rotolo in 12 pezzi. Taglio senza schiacciare per non far appiccicare l'impasto. Dopo ogni taglio pulisco il coltello e aggiungo un po' di farina. Appoggio i pezzetti di rotolo sulla teglia e cerco di tenerli distanziati perché devono ancora lievitare e aumentare di volume. E nello stesso identico modo preparo il secondo rotolo. Ho completato con altri pezzettini di rotolo la teglia e adesso la copro con la pellicola e la lascio lievitare in un luogo caldo per circa un'ora e mezza. Trascorso il tempo necessario per la lievitazione, riprendo la teglia con i rotolini e la metto nel forno preriscaldato a 175 gradi per circa 20 minuti. Mentre la teglia è in forno, preparo lo sciroppo. In una ciotola bagnata in precedenza con un po' di acqua, metto lo zucchero, la vanillina ed il latte. Mescolo e porto all'ebollizione.
Dopo 2-3 minuti di ebollizione lo tolgo dal fuoco. Trascorsi i 20 minuti, estraggo la teglia dal forno, verso sopra lo sciroppo bollente, lo spennello bene su tutta la superficie e rimetto la teglia nel forno per circa 10-15 minuti. Si deve coprire con della carta forno la superficie quando si comincia a dorare. Con questa quantità di impasto ho fatto 2 teglie. E questo è il nido di vespe pronto. Lo trasferisco su un piatto da portata. Come vedete è un double face, è bellissima anche la base perché è ricoperta di caramello. È delizioso, ha un aroma incredibile e una consistenza fantastica. Vi consiglio con tutto il cuore di provare questa ricetta, i vostri cari vi ringrazieranno. Se vi è piaciuto il nostro video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le prossime video ricette.